Allora, con 3 melanzane tagliate, vedete, abbastanza sottili, mezzo centimetro, uguali, abbiamo tagliato le zucchine, ecco qua, così, le mettiamo a grigliare. Leggermente, poi le più belle le usiamo per fare la ricetta, le altre facciamo un po' di contorno. Mettiamo prima tutte le zucchine, queste qua che sono un po' più piccoline, rotte, non andranno bene da rotolare per fare gli involtini di verdura, quindi le utilizzerò da mangiare tipo tagliate a striscioline, già grigliate con un po' d'aglio e olio, sono un bel contorno. Intanto che grigliano le zucchine mettiamo un po' di salsa di passata di pomodoro rustica in un piatto, raccogliamo con un po' di sale e aspettiamo. Allora, controlliamo le zucchine prima di tutto, vediamo, ecco, sono già grigliate, non dobbiamo cuocerle del tutto perché finiscono la cottura in forno, perché si staccano praticamente da sole. Vediamo perché di qua hanno fatto, le giriamo. Il fondo della griglia l'ho appena un po' unto d'olio, appena. Adesso che da questa parte sono già cotte, gli diamo una salata ma veloce, poco sale, proprio una passata veloce, molto fine. Allora, dall'orto ho raccolto 3 rametti di menta, 3 cime di menta, così. Adesso la facciamo un attimo pulire e la utilizzeremo per aromatizzare i nostri involtini. Togliamo l'altro lato, sì, perfetto. Possiamo cominciare a togliere le zucchine, le mettiamo sovrapposte una sull'altra in modo che continuino un po' a cuocersi finché sono calde, così si ammorbidisce ancora di più. Passiamo alle melanzane. Prendiamo uno di questi piccolini che non abbiamo più spazio, ecco qua, e aspettiamo. Ora controlliamo le melanzane. Allora, sì, si stacca, sì, è già anche un po' grigliata, bene. Giriamo, perché senza neanche tirarle come si staccano bene. Bisogna proprio aspettare il momento che sono pronte per essere voltate. Se le tirate prima, sennò poi si rompono. Diamo il sale adesso che le abbiamo voltate. Sempre poco perché non c'è bisogno di tanto. Dopo dentro mettiamo il formaggio, il pomodoro è già un po' salato. Siamo pronti? Sì, cominciamo già a tirar via anche le melanzane, queste sono anche più delicate delle zucchine. Mettiamole sempre sovrapposte, così. Questa la giriamo un attimino solo, così. Diamo un altro goccino d'olio. Vedo che si è asciugato parecchio, lo spennelliamo sempre così e mettiamo le ultime melanzane. E qua mettiamo anche i ritagli bruttini che come vi ho detto, uno me l'ho tagliato male ad esempio. Non buttiamo via niente perché lo faremo in insalata. Intanto cominciamo a tirare i nostri involtini con le zucchine che sono un po' più fredde, riesco a prenderle in mano. Ho del pan grattato sul fondo di una teglia da portare poi dopo in forno, che aiuta a non farla attaccare sul fondo. Visto che sono già pronte anche le melanzane, sono già toccabili, prendiamo una fetta di melanzana, ci mettiamo un cucchiaio della passata, un pochino così, una fogliolina di menta e una fettina di quello che avete in frigo. Questo è Tilser, ho tagliato delle striscioline, poi lo prendo dalla parte dove c'è il formaggio, lascio una parte un po' più vuota, lo arrotolo su se stesso e lo adagio nella teglia tipo involtino e vado avanti così con tutte le fette di melanzane e di zucchine, pomodoro, fettina fogliolina di menta, basta una che gli dà profumo, e poi fettina di formaggio
e arrotoliamo su se stesso. Per questo vi ho detto di farle un po' sottili, ecco, non troppo grosse le melanzane e neanche le zucchine, mantenere uno spessore minimo in modo che non si attacchino alla griglia quando le cuocete alla griglia, ma neanche siano troppo grosse e poi dopo non si riescono ad arrotolare. Le melanzane protestano, quindi le giro e infatti sono pronte. Questa era quella già pronta di prima. Ora sto facendo la stessa procedura con le zucchine, pomodoro, pezzettino di menta, formaggio Tilser, una fetta e rotolo. Le zucchine le faccio perché a mio figlio non piacciono molto le melanzane, quindi a lui le faccio i rotolini di zucchina. Le tengo girate in maniera diversa così le vedo meglio, perché poi dopo faremo la gratinatura, quindi si individuano meglio nel piatto. Faccio il Tilser perché fonde ma non diventa liquido, no? È un formaggio che comunque mantiene abbastanza bene il suo corpo. Ora sopra mettiamo del parmigiano reggiano per farli gratinare. Se vi piace il pomodoro potete aggiungere altro pomodoro, io preferisco lasciarli a vista, è sufficiente quello che c'è all'interno. E poi aggiungiamo del pane grattugiato per dargli ancora di più quell'aspetto ruvidino della crosticina, non troppo, così, giusto un velo sopra su ogni rotolino. Ora ci mettiamo sopra un po' decoro, qualche fogliolina di menta che c'è rimasta, che fa un profumo fantastico. Con le zucchine poi ci sta benissimo, ma anche con le melanzane, devo dire che è un bel connubio. Un bel giro d'olio su tutte, anche abbondante, tanto. E poi lo mettiamo in forno a 170 gradi. Vi dico dopo per quanto tempo l'ho lasciato, che le controllo e ve le dico esatte. Adesso con la verdura avanzata, che sono questi fondini di melanzane e di zucchine, facciamo un'insalatina veloce. Lo facciamo direttamente dentro la socciolina. Tagliate delle striscioline sottili, cioè sottili mezzo centimetro, con le forbici da cucina. Io le metto miste, sia melanzane che zucchine, tanto sono poche di ciascuno. Facciamo anche più veloce così. Irregolari, va bene, delle striscioline semplici, perché comunque hanno una consistenza carnosa, vedete che sono un po' spesse e prendono bene il condimento anche. Però mangiate così sarebbero poco più che bucce, no? Poco più che esterno. Mentre condite per bene, lasciate un attimino a macerare in frigo, anche mezza giornata, una notte semplicemente, diventa un condimento freddo fantastico come contorno, è molto profumato e molto saporito. E per 2 persone questo è più che sufficiente. Ci spremiamo dentro 2 spicchi d'aglio, così, okay. E poi ci mettiamo un po' anche della nostra menta che è rimasta, che è super profumata, menta, basilico, quello che vi piace, maggiorana, a seconda, timo, potete, quello che avete nell'orto, nel balcone, ovunque, potete cambiare. Io ne avevo già tagliata troppa di menta, quindi usiamola. Olio abbondante, cosa dite se faccio anche dei ghiaccioli alla menta, un sciroppo di menta, un kombucha di menta? Ditemi se vi interessa qualcosa e ve lo preparo. Anche perché voglio capire bene cosa vi piace di più, su cosa lavorare insieme, cosa sperimentare. Domani questo è fantastico, un altro goccio d'olio sopra, non importa che lo coprite del tutto se lo mangiate nel breve periodo, se invece lo lasciate molto in frigo va coperto di più dell'olio. Chiuso e in frigorifero fino a domani. Ora li vediamo, belli, croccanti sopra, sicuramente col formaggio fuso dentro. Con 3 melanzane e 2 zucchine sono venute fuori 8 fette belle grandi di zucchina, 8 involtini, e direi 15, 5 per 3, 15 di melanzane. Ho fatto i piatti, ho fatto un alberello a Leo con tutte zucchine da assaggiare, una di melanzane, noi al contrario ne assaggiamo una di zucchine e un fiore di melanzane intorno. Vabbè. Espressione artistica dell'ultimo secondo.
con quello che c'è rimasto di zucchine e melanzane, che ho messo con un po' d'aglio, un po' d'olio extravergine d'oliva, ci facciamo un primo piatto veloce con 2 fette di pane nero e cereali, formaggio, in questo caso duetto, cioè gorgonzola e mascarpone insieme, un po' di formaggio sulle fette di pane, lo spalmiamo, se non me lo spalmo addosso. Le ho abbrustolite col tostapane, le fette di pane, me ne tenendo sempre un po' di pronte in freezer, le abbrustolisco in un attimo, sono pronte, quindi se volete poi la ricetta del pane me lo fate sapere. Qui sotto è un pane ai cereali, nero però con farina integrale anche. La verdura la possiamo mettere o sopra al gorgonzola, mescoliamo bene, o di fianco. Io la metterei in questo caso sopra perché ci sta bene insieme. Ne mettiamo un cucchiaino sopra, poi quella che avanza si mette a tavola di fianco e la si finisce. Poi a fianco diamo un po' di colore, un altro po' di verdura fresca al piatto e aggiungiamo un po' di pomodori dell'orto. In questo caso mettiamo un po' di cuore di bue, delle fette tagliate belle grandi così a ventaglio, un po' di basilico fresco, che profumo, anche il basilico, aglio, non avete idea di che profumo ci abbiamo qua adesso, bel giro d'olio su tutto. Buon appetito!